Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami cancro, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre. Ok. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del cancro. Si prospetta un periodo di prosperità, gestazione di nuovi progetti, di nuove idee. Potrebbe anche essere un momento dove ci si avvicina alla parte più femminile di noi stessi, a quella parte ricettiva. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email, nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata, e in più trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, vi ricordo che la lettura dura 3 mesi da quando la vedete. Se la guardate quando la pubblico, cioè fine marzo, ha validità aprile, maggio e giugno. Bene, ok, partiamo subito con un cavaliere di bastoni, un 4 di bastoni, nuovamente l'imperatrice. Abbiamo un 9 di bastoni. La giustizia. Un 8 di spade. Diavolo, 7 di pentacoli e fante di coppe. Adesso andiamo a vedere carta per carta le energie, diciamo sviluppate un po' più nello specifico, dopodiché andiamo a vedere il messaggio generale. Allora, partiamo da questo cavaliere di bastoni, ragazzi, che può essere o la vostra energia o l'energia di una persona intorno a voi, magari che sta arrivando. Wow! Asso di pentacoli, cavaliere di bastoni e 8 di bastoni. Sicuramente è un nuovo inizio con questo asso di pentacoli. Credo che potrebbe essere o una persona nuova che avete appena conosciuto o che state per conoscere. Ehm, Devo dire che potrebbe essere anche un tecnico pubblicitario, qualcuno che si occupa di marketing, che magari conoscete attraverso la vostra azienda, attraverso il vostro lavoro. Direi che è un momento di un nuovo inizio e qui vedendo anche l'imperatrice che è ripetuta 2 volte è come se si andasse verso l'espansione. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Luna e fante di coppe. Il fante di coppe c'era già qui. Credo che qui l'imperatrice voglia dirvi di essere più concreti. Anche questo asso di pentacoli parla di qualche inizio che può mettere radici e che ha la possibilità di svilupparsi in qualcosa di bello. Il fatto che ci sia la luna e il fante di coppe, ho un po' la sensazione che sia il modo in cui voi vedete le cose. La carta della luna è una carta che indica una verità vista a metà, come una carta di illusioni, e questo fante di coppe indica questa enfasi, questo entusiasmo.
potrebbe essere un sogno, considerato che c'è la luna, o per questa nuova persona, per questo nuovo inizio. La luna indica anche delle paure e io qui credo che la parte fondamentale nel prossimo trimestre sia trovare la vostra zona sicura, la vostra zona concreta, ehm, che vi dia stabilità. Sapete, quando si conosce qualcuno di nuovo, soprattutto se la relazione è piuttosto travolgente, come si vede da questi due cavalieri di bastoni, si potrebbe perdere un pochettino di vista il focus. E qui la carta dell'imperatrice vi dice proprio di concretizzare, di essere concreti. L'essere concreti può voler dire il costruire fisicamente qualche cosa, può voler dire anche semplicemente se non si costruisce magari già un progetto, iniziare a stilarlo, quindi a fare un elenco di quello che volete raggiungere, di quello che vi serve per raggiungere l'obiettivo. Andiamo a vederlo un attimo, questa imperatrice. Torre. E regina di bastoni. Datemi una carta per la torre. Credo che qui si tratti di ridefinire certe regole, certe credenze. E per qualcuno si tratta di una questione monetaria, cioè come se vi doveste occupare del vostro patrimonio, del vostro potere personale anche, potrebbe essere per qualcuno. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 6 di spade. 6 di spade, temperanza, re di coppe e 4 di pentacoli. È come se da un lato doveste allontanarvi da certe regole che vi siete dati, dall'altro dovete cercare una nuova stabilità. C'è la temperanza, che è una carta che indica il riequilibrare due forze. Normalmente queste forze sono la mente e il cuore, lo yang e lo yin. Qui abbiamo molto yin, considerata l'imperatrice. C'è come da ritrovare la vostra forza interna, ma intendo la forza femminile. La forza femminile è quella creatrice, quella che ha le idee, quella che sa sempre come fare, quella che trova sempre una soluzione per portare avanti le cose. È l'energia anche compassionevole di una madre. Però appunto questo 9 di bastoni mi dà come l'idea che teniate certe persone o certe cose, anche una certa intimità, lontana, perché è come se aveste bisogno prima di stabilire la vostra zona sicura, prima di buttarvi in questa nuova avventura. Perché effettivamente sì, avete bisogno di stabilità, ma avete un'idea distorta della stabilità. Ecco perché qua arriva il 4 di pentacoli con i 6 di spade. Andiamo a vedere adesso la giustizia, perché di nuovo la giustizia è una carta di riequilibrio, esattamente come la temperanza. È una carta che fa più riferimento a questioni burocratiche, a dei fogli eventualmente, dei contratti, qualche cosa che va stilato, che va scritto. 4 di spade. Se fosse una questione lavorativa, ragazzi, con queste carte potrebbero arrivare dei nuovi contratti lavorativi. Anche se ho la sensazione che il lavoro o la collaborazione che inizierà, diciamo, avrà delle sorprese. Dovrete mettere ben saldi i vostri paletti. Vi dico, probabilmente tutta questo movimento energetico vi serve per trovare la vostra zona sicura. Dove mi sento io a casa? Cosa mi fa star bene? Cosa mi fa sentire comodo? E che cosa invece mi mette a disagio in questa relazione o in questa situazione? Qualcosa è dovuto alla mentalità che avete voi, qualcosa intendo qualche disagio di quelli che
potreste avvertire. Andiamo a vedere l'otto di spade, perché anche l'otto di spade è una carta che parla di una mentalità negativa, di qualcuno che vede tutto nero, e me lo spiego perché qui avete un 5 di pentacoli. Ho la sensazione, ragazzi, che qualcuno potrebbe o avere delle spese impreviste o rendersi conto che del denaro che ha prestato ormai è perso. Potrebbero esserci delle questioni, mi viene da dire, complicate da risolvere. Non che non riuscirete a risolverle, perché comunque avete poi la giustizia, però potrebbe esserci un momento complicato effettivamente con la torre nel prossimo trimestre. Andiamo a vedere l'otto di spade. Re di bastoni. Fante di spade, mago e 2 di pentacoli. C'è il mago, qui c'è l'asso di pentacoli. C'è come questo nuovo inizio probabilmente più equilibrato, perché il mago è dopo la carta della giustizia, però è anche vero che con questo diavolo e con questo fante di spade ho la sensazione che dobbiate tenere tutto sotto controllo, cioè non potete permettervi di essere distratti in questo periodo, soprattutto se è una questione lavorativa dove dovete monitorare i soldi o controllare l'avanzamento di alcuni lavori, l'apprendimento di qualcuno, cioè è come se aveste bisogno di mantenere sempre tutto sotto controllo. E il 9 di bastoni può essere quella carta che vi aiuta a mettere i limiti, cioè se fosse per esempio un discorso con un sottoposto, con un dipendente, e voi iniziate questa nuova collaborazione che all'inizio sembra bellissima, poi mano a mano che prende piede questa relazione vi rendete conto che forse non è così semplice gestirla, però avete sempre la possibilità di mettere delle regole che siano definite e chiare per tutti. Da lì c'è un po' di difficoltà effettivamente con questo 2 di pentacoli all'inizio, però ho come l'idea che il controllo con questo diavolo anche alla fine sia un po' la chiave in questo periodo. Andiamo a vederlo il diavolo. Il controllo nel senso di monitoraggio, 8 di pentacoli, 9 di pentacoli, eremita e 10 di spade. Sì, potrebbe fortemente essere una questione legata alla pratica. Qui ci sono due carte di lavoro autonomo e questa è un'altra carta di lavoro un po' più generale. Guardate, qui ragazzi si tratta di monitorare, di seguire, di non togliere gli occhi da addosso o a un progetto o a un lavoro o potrebbe essere un dipendente. L'imperatrice, essendo appunto l'imperatrice, può anche fare riferimento a un certo ruolo all'interno di un'azienda. E questa torre in questo caso ce la vedrei come se fosse una sorta di paura da parte vostra nel non saper gestire le cose. Un po' per questo 8 di spade, un po' perché anche voi comunque avete bisogno di riequilibrare i vostri pensieri, avete sia un 4 di spade che la temperanza, e un po' perché è come se aveste bisogno di riscoprire un nuovo modo di pensare, una nuova zona di sicurezza. È come se questo personaggio che arriva vi sconvolgesse un po' la vita, diciamola così, e sul subito, non so se sia italiano, sul subito, però vabbè, non importa. Diciamo di primo acchito tendete a difendervi, mi viene da dire anche essere un po' rigidini, però poi piano piano con delle nuove regole, con dei nuovi contratti, con dei nuovi accordi, con dei nuovi equilibri,
e mantenendo il controllo o monitorando anche, se volete, costantemente questa situazione o questa relazione, vedrete che arriverete alla abbondanza di cui ci parla il 9 di pentacoli. Avete 7, 8 e 9 di pentacoli e quindi soldi in arrivo, cercate di gestirli bene, non vi fate condizionare dai pensieri. Qui avete un 5 di pentacoli che mi parla di una mentalità di carenza, qui abbiamo 6 di spade che sono le credenze limitanti. Avete bisogno come di tagliare con l'idea che vi dobbiate sacrificare per ottenere un certo risultato o che dobbiate sacrificare qualche cosa dell'azienda, un prodotto, un servizio per riuscire a portare avanti gli altri risultati. Probabilmente questa persona che vi raggiungerà o che entrerà nella vostra vita servirà come balsamo per far andare avanti meglio gli ingranaggi dell'azienda, del progetto, per qualcuno anche della vostra vita. Vi dico, è un personaggio con il quale potrebbe o con la quale potrebbe anche nascere una certa chimica a livello fisico, ehm, o semplicemente un'alchimia a livello mentale. Sì, per qualcuno è una persona intorno all'ambiente di lavoro, eh. Va bene, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Andiamo a vedere un koan. Mu. Qualsiasi sia la domanda, la risposta è mu. Letteralmente lo possiamo tradurre come ni, cioè non è né sì né no. Mu è una di quelle frasi, parole che si dicono ai discepoli, che il maestro dice ai discepoli buddisti, quando loro hanno una domanda. Quindi se in questo momento voi avete una domanda, la risposta non è né sì né no. Non importa fondamentalmente se sia giusto o sbagliato, non lo so, bere il cappuccino a pranzo, come fanno gli americani. Non importa se una cosa sia giusta o sbagliata, il punto è che è così. Gli americani bevono il cappuccino, poi noi lo possiamo ritenere sbagliato, loro magari lo ritengono giusto, però è un dato di fatto, non importa di chi ha la ragione, è così, loro lo fanno, punto. È un po' l'energia della sacerdotessa questa carta, almeno io la sento così, ragazzi. Sapete, la sacerdotessa è colei che vede al di là, che non giudica se una cosa è giusta o sbagliata perché è oltre la dualità. Ed è un po' il messaggio di questo koan anche. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Puoi essere rienergizzato, rinnovato, ristorato dalle possenti energie vitali che fluiscono attraverso di te, dalla sommità del capo fino alla pianta dei piedi. Qui parla dei chakra, eh. Sii consapevole di essere uno con la fonte di tutta la vita, di tutto il creato, uno con me. Rendi grazie in eterno per questa meravigliosa realizzazione dell'unità. Avanza in questo giorno nella gioia e nell'unità. Devo dire, bellissimo messaggio, amici del cancro. L'imperatrice è anche l'archetipo della madre, colei che tiene uniti i figli piuttosto che tiene unita la famiglia. È come se ci fosse questa sensazione di abbracciare gli altri, no? E secondo me anche il diavolo è un po' riferito a questo, perché il diavolo è una carta di potere, però in questo caso sento un po' come se dovesse diventare supervisori di questo passaggio, di questo cambiamento, sia che sia da parte vostra a livello mentale, cioè diventare osservatori di come pensate, sia che faccia riferimento a qualcuno che entrerà presto nella vostra vita e che potrebbe o aiutarvi nel mondo del lavoro. Vi dico sì, è una persona che vi smuove le basi. Poi è vero che ho la carta del lavoro e che quindi potrebbe essere una conoscenza appunto, magari non proprio sul posto di lavoro, potrebbe essere il bar dove andate sempre prima di andare a lavorare, potrebbe essere un corso,
potrebbe essere un percorso, anche un percorso intendo per esempio in mezzo alla natura, cioè un percorso, come si chiamano? Quelli di montagna, come si chiamano? Vabbè, mi avete capito. Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete scrivere un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il percorso sulle credenze limitanti. Lo stesso tema io lo tratto anche nella sezione degli abbonati, però cosa succede? È trattato in modo un po' più generico perché chiaramente non ho la persona davanti e non posso avere ehm, questo confronto nell'immediato, ok? Però comunque anche lì c'è già un buon materiale per poter lavorare e tratto anche temi legati alla metamedicina, alla metafisica, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, sono quelli nelle playlist con le copertine lilla e appunto almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!